Sono Daniela Ciccioni, sono una cuoca di cucina vegana e crudista. Vegana nel senso che non utilizzo nessun ingrediente di origine animale. Oggi qui ci troviamo sul lago di Como, che è il luogo dove io fortunatamente vivo. Oggi vi farò vedere come si può realizzare una torta di mele senza quindi utilizzare ingredienti di origine animale. La torta che faremo sarà composta da una parte cotta e da una crema alla vaniglia che invece sarà costituita da ingredienti tutti a crudo. Gli ingredienti per la torta sono farina di grano tenero tipo 0, dell'olio di mais, delle mandorle naturali tritate in granella grossolana, del latte di mandorla, della scorza di limone, dello sciroppo d'agave, che è lo stesso poi che utilizzeremo anche per la crema alla vaniglia, e del lievito per dolci, la base è cremor tartaro, e un mix di spezie composto da petali di rosa, pepe rosa, coriandolo e vaniglia, e delle mele pelate e tagliate a cubetti. Noi in questo caso utilizzeremo le mele gialle. Per la crema alla vaniglia ci servirà della polpa di cocco giovane o cocco fresco, dello sciroppo d'agave, una gelatina di alga Carrageenan o Irish Moss che viene ottenuta frullando l'alga messa a bagno e frullata con acqua, latte di mandorla e degli anacardi tenuti a bagno almeno 8 ore, un pochino di succo di limone, un pizzico di sale. Per terminare e decorare il nostro dolce utilizzeremo delle fette di mela rossa, della polvere di lampone e una fetta di mela essiccata. Cominciamo con preparare la base e quindi mettiamo in una ciotola la farina, il lievito. Con una frusta cerchiamo di miscelare bene. Poi uniamo le mandorle che abbiamo tritato grossolanamente, diamo una veloce mescolata e uniamo anche 2 pizzichi di mix di spezie. Per quanto riguarda invece gli altri ingredienti che sono liquidi, dovremo riunirli in un boccale per il frullatore a immersione, frullare in modo da emulsionare la parte grassa e la parte acquosa. Quindi cominceremo con l'olio di mais, lo sciroppo d'agave, il latte di mandorle, la scorza di limone. Frulliamo brevemente. Prima di procedere ad unire gli ingredienti secchi e quelli liquidi, peliamo e tagliamo a cubetti di circa 1 centimetro le nostre mele. Prima di procedere al taglio è opportuno spruzzare un po' di succo di limone perché così evitiamo l'eccessiva ossidazione delle mele. Uniamo la farina con i liquidi che abbiamo emulsionato precedentemente. Ha la particolarità di essere molto consistente, infatti quando lo stenderemo nella tortiera utilizzeremo anche le mani per schiacciarlo bene. Uniamo le mele, io in questo caso ho usato una mela e mezza. A questo punto stendiamo nella teglia. Abbiamo preparato una piccola tortiera del diametro di 18 cm con della carta forno. Comincio utilizzando la spatola e termino aiutandomi con le mani. Questo è un passaggio importante, quello delle mani, perché essendo molto consistente bisogna togliere eventuali bolle d'aria e residui di spazio. Una volta distribuito in maniera accurata l'impasto, inforniamo in forno statico a 180 gradi per circa 35 minuti.
Abbiamo terminato di frullare. La consistenza ovviamente appena frullata è più morbida, se la si lascia riposare in frigorifero tende a solidificare, a compattarsi. Se si desidera mantenerla così fluida basta rifrullare con un frullatore a immersione normale. La dobbiamo a nostra scelta mettere o in stampi in silicone se vogliamo appunto che solidifichi con delle forme predefinite. Possiamo anche distribuirla al cucchiaio sul piatto. Abbiamo trasferito la nostra crema in un sac à poche per comodità e adesso la metteremo nello stampino in silicone e dopo verrà trasferito tutto in congelatore. Si cerca di livellare con una spatolina. Vanno coperte con una pellicola e si attende almeno 8 ore. Intanto che la torta finisce di cuocere, prepariamo tutti gli ingredienti e gli elementi che ci serviranno per completare il nostro dolce, cioè le mele tagliate e disposte a spina di pesce e la polvere di lampone che serve per la finitura finale. La crema alla vaniglia che abbiamo preparato va in parte messa a congelare nello stampo semisfera come abbiamo visto, in parte invece va messa in un sac à poche e conservata in frigorifero perché la utilizzeremo per la fase finale di decorazione e impiattamento del dolce. Tagliamo la mela, basta, è sufficiente una mezza mela, con una mandolina affilata a uno spessore molto sottile intendo meno di 1 millimetro. La bagniamo con del succo di limone, ovviamente per evitare l'ossidazione. Coppare con un coppapasta, che sarà quello poi che useremo per coppare anche la base della torta, in modo da dare la forma perfetta al nostro strato di mele che poi sovrapporremo alla torta. L'ultimo passaggio è quello di aggiungere un pochino di polvere di lamponi in modo che poi ci sia il tempo alle fette di mela di assorbire il colore. La torta ora si è raffreddata, quindi procediamo con la coppatura. Da questo stampo si ricaveranno 3 porzioncine. Adesso che le basi sono pronte e coppate andiamo a terminare con l'impiattamento. Rinseriamo il coppapasta, mettiamo uno strato di poco più di mezzo centimetro di crema, quella che non abbiamo congelato. Questo serve a far aderire lo strato di mele che abbiamo preparato prima. Adagiamo la mezza sfera di crema che abbiamo fatto congelare. In questo caso si vedono già delle macchie di polvere di lamponi che ho aggiunto prima. Adagiamo la porzione nel piatto. Abbiamo petali di nasturzio, una fetta di mela essiccata, qualche briciola di polvere di lamponi. Il piatto è pronto, va servito subito perché soprattutto se è servito nei climi caldi la crema alla vaniglia si scioglie velocemente. Buon appetito!